Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un top con scollo. Ci servirà un gomitolo di cotone, un ago da lana, un marcatore, delle forbici e un uncinetto numero 4,5 mm. Per prima cosa, iniziamo prendendo un top di riferimento o misurando la circonferenza del torace e decidiamo la larghezza. Una volta che sappiamo quella, possiamo avviare le catenelle di quella lunghezza che vogliamo ottenere. Proseguiamo facendo il cappio. Prendiamo il filo e incrociamolo, in questo modo. Adesso prendiamo il filo da lavoro, cioè quello attaccato al gomitolo, e facciamolo passare all'interno del cerchio. Dopodiché tiriamo per stringere. In questo modo il cappio è pronto. Adesso avviamo delle catenelle della lunghezza che abbiamo ottenuto in centimetri. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, facciamo una catenella aggiuntiva che non conta come punto. Entriamo a partire dal secondo punto, cioè quello dopo la catenella aggiuntiva, e facciamo una maglia alta. Per fare la maglia alta dobbiamo caricare il filo sull'uncinetto, entrare nel punto, prendere il filo e portarlo fuori, poi caricare ed uscire dalle prime due asole, caricare ancora ed uscire dalle ultime due. Inseriamo il marcatore per segnalare l'inizio del giro. Proseguiamo facendo una maglia alta per ogni punto fino alla fine. Arrivati all'ultimo punto facciamo come prima, quindi una catenella aggiuntiva che non conta come punto. Voltiamo il lavoro ed ora in poi le maglie alte le lavoreremo prendendo tutta la V. Da adesso proseguiamo in questo modo facendo una maglia alta per ogni punto fino alla fine. Per chi è principiante, consiglio di inserire sempre il marcatore in ogni primo punto per non sbagliare. Proseguiamo facendo una maglia alta per ogni punto, più una catenella per girare il lavoro, fino a raggiungere l'altezza del pannello desiderato. Alla fine vi dirò anche le mie misure. Eccoci una volta arrivati alla lunghezza del pannello desiderato. Io ho 34 cm di larghezza e 24 cm di altezza. Questo è per una taglia XS o S. Per creare il filo che poi ci servirà per allacciare il top, facciamo delle catenelle della lunghezza che vogliamo. Io ne farò 65 per quelli che andranno dietro al collo e 100 per quelli dietro la schiena. Fatte le catenelle adesso le andremo a lavorare all'indietro sia per ispessirle sia per attaccarci di nuovo al lavoro. Quindi, arrivati alla lunghezza del filo desiderata, aggiungiamo una catenella che non vale come punto ed entriamo prendendo quest'archetto dietro la V, cioè il retro del punto, e facciamo una maglia bassissima. Per fare la maglia bassissima dobbiamo entrare nel punto, prendere il filo e portarlo fuori. Poi, senza caricare, dobbiamo uscire dall'unica asola sull'uncinetto. Aiutiamoci con l'uncino a prendere correttamente solo l'archetto dietro. Quindi proseguiamo per tutto il numero di catenelle realizzate a fare maglie bassissime.
Adesso andremo a rifinire il bordo e a fare ad ogni angolo i lacci sempre con delle maglie basse. Per rifinire il lavoro facciamo una maglia bassa per ogni riga di maglie alte lavorate per sviluppare il pannello. Però nella parte del corpo andremo a fare le maglie basse leggermente più larghe, in modo da coprire bene la maglia alta e non arricciare il lavoro. Una volta poi arrivati all'angolo successivo, alziamoci con le catenelle e ritorniamo indietro con le maglie bassissime, sempre prendendo il retro di ogni punto, fino ad arrivare al corpo. Ripetiamo quindi questo procedimento fino ad arrivare al primo laccio fatto. Una volta rifinito tutto e fatti i lacci, chiudiamo il giro entrando nel primo punto, cioè quello dove erano partite le catenelle per il primo laccio, e facciamo una maglia bassissima. Facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e portiamolo fuori. Adesso prendiamo un ago da lana ed andiamo a nascondere i fili. Per nasconderli ci basterà entrare nei punti del retro del top, dopodiché tagliamo l'eccesso e il top sarà pronto. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarlo. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!